Ciao a tutti amici dei pesci, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami i pesci, tendenze energetiche affettive per la seconda metà di agosto 2023. Il matto, amici dei pesci, periodo di novità, nuove avventure, nuovi inizi, nuove avventure letteralmente, possono essere anche romantiche, oppure potrebbe parlare di viaggi, proprio le avventure fisiche che fanno i viaggiatori. Scusate. Quando c'è il matto comunque si parla sempre di un'energia nuova, di qualche cosa di nuovo che inizia. Andiamo a vedere con i tarocchi di che cosa si tratta. Io intanto come sempre vi ricordo che le letture sono generiche, sono fatte per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se volete completare il messaggio potete sempre ascoltare l'ascendente, il segno lunare o Venere. Trovate una guida sotto nella descrizione del video che spiega proprio come unire il significato di più oroscopi e trovate anche il mio indirizzo email, lo vedete anche qui. Se per caso avete già il mio numero di telefono e state cercando di contattarmi via WhatsApp, non ho WhatsApp in questo periodo, quindi mi potete mandare un SMS classico, tradizionale, oppure come sempre scrivermi un'email. Ok. 8 di bastoni. Abbiamo la carta dell'imperatore e la carta della giustizia. 5 di denari. Fante di denari, 8 di spade, il papa e un 5 di bastoni. Ragazzi, qui si parte da una comunicazione, da qualche tipo di novità o di notizia che arriva che potrebbe portare questo imperatore. Quindi potrebbe essere una persona o potrebbe essere una sorta di stabilità, magari per qualcuno fa riferimento anche a una casa nuova. Sta di fatto che con l'imperatore e la giustizia è come se si volesse contrattualizzare, regolarizzare la stabilità di cui ci parla l'imperatore. Abbiamo anche poi un 5 di denari e il 5 di denari è sempre una carta che parla di una sorta di carenza da un punto di vista pratico, potrebbe essere economico o proprio pratico, fisico, cioè magari avete perso o siete in una carenza di, non lo so, tempo, ok? Piuttosto che di avete tante cose da fare, scusate, avete tante cose da fare, non riuscite a stare dietro a tutto, quindi è come se fosse una carenza di presenza. Andiamo a vederlo con i mini tarocchi. Ripartiamo dall'otto di bastoni. Morte al contrario e cavaliere di coppe al contrario. Scusate, re di coppe al contrario. Allora, questa notizia potrebbe riguardare questo re di coppe, che per qualcuno fa riferimento a un padre o alla persona di interesse. Con questa morte, al contrario, è come se ci fosse bisogno di rigenerare qualche tipo di emozione, qualche tipo di sentimento. Andiamo a vedere l'imperatore. Perché siccome abbiamo anche il Papa qui alla fine, può fare anche riferimento a una guida spirituale. Come l'idea che sia qualcuno che non vogliate lasciare andare. Abbiamo un re di pentacoli per l'imperatore e un sette di spade. Qui ragazzi c'è qualcuno che sta puntando a dei risultati e lo fa abbastanza, come vi posso dire, in un modo abbastanza determinato, talmente tanto da poter raccontare delle storielle, diciamo così. Il sette di spade è sempre la carta delle bugie, dell'avidità, di chi fa di tutto per raggiungere i suoi obiettivi. Vi ricordo che qui avete un imperatore, una carta di stabilità, una carta di potere
fisico, potere materiale. Andiamo a vedere la giustizia. 3 di coppe. Abbiamo un 3 di coppe e un 3 di spade. Ragazzi, e qui ho l'idea che c'è la necessità di creare una regola, appunto, un equilibrio con un gruppo di persone, perché così come sono le cose, come se non fossero pienamente in armonia. C'è qualche cosa qui che nella terza settimana, sì, di agosto potrebbe farvi soffrire, potrebbe essere legato a una festa, una festività o legato magari a un gruppo di amici, a un gruppo di persone in generale. Voglio andare a vedere il 5 di denari. Imperatore nuovamente, eremita e 9 di bastoni. Ragazzi, ho la sensazione che non vi sentiate effettivamente così sicuri di questo imperatore, anzi, vi sentite un po' soli nell'affrontare qualche tipo di questione, magari economica. È come se la stabilità che voi avvertite non fosse reale. Ed è per quello che avete bisogno di regolarizzare, di contrattualizzare la cosa. Soprattutto se si tratta di una situazione lavorativa con la persona di interesse o con il vostro o la vostra partner. È come se per certi versi vi sentiste senza difese, in carenza appunto, come se vi mancasse di un certo potere materiale. Mi parlano di potere decisionale più che potere materiale. Quindi può essere che qui qualcuno sia all'interno di un gruppo, abbia bisogno di regolarizzare certe cose, perché diversamente c'è questa sensazione di malessere. Vi ricordo che si partiva con la carta della morte. C'è un qualche tipo di taglio qui con la morte al contrario che non si vuole fare e invece è necessaria questo tipo di rigenerazione. È un po' come bisogna cambiare attitudine. Andiamo a vedere il fante di denari. Mm. Ragazzi, io qui ho come la sensazione che vi dicano che dovete fondamentalmente iniziare a vedere le cose anche da un altro punto di vista, perché la carta della luna vi fa vedere le cose solo a metà. E anche qui avete la carta del 4 di coppe, che è la carta della cecità, quindi è come se aveste bisogno di approfondire meglio certi discorsi, certe situazioni prima di arrivare a questa giustizia, perché nella quarta settimana di ottobre, di ottobre, chissà perché ho detto ottobre, magari per qualcuno c'è qualche tipo di questione burocratica a ottobre. Ehm, nella seconda parte, diciamo, di agosto avete bisogno di entrare un po' più a fondo di qualche tema per riuscire a vederci chiaro, perché giustamente avete anche l'otto di spade, quindi se non approfondite certi temi, se non studiate, se non verificate, se non controllate, probabilmente vi sentirete in un momento dove non saprete bene da che parte andare per uscire dalla situazione. Ma perché? Perché vedete solo metà della realtà. Uno, due, avete la tendenza a rifiutare un po' l'evidenza dei fatti. Probabilmente questo sette di spade potrebbe anche rappresentare la vostra, il fatto che voi dite delle bugie a voi stessi. Andiamo a vedere questo 8 di spade. Asso di coppe, mondo e 10 di pentacoli. Io ho come la sensazione che qualcuno stia perdendo un po' le speranze o abbia perso le speranze per quello che riguarda il costruire un certo tipo di solidità familiare.
Perché comunque c'è il mondo al contrario, il 10 di pentacoli al contrario, ma è tutto frutto della vostra mente, vi state auto-boicottando. Vedete che questa ragazza si mette una pelle di animale come per coprirsi, come per nascondersi. E qui di nuovo sento che è come se non... perché c'è un 1, un 10 e un 21. Sono carte di inizio e di fine ciclo. È come se o non volete vedere, che è ora, oppure siete talmente in una fase di down emotivo dovuto a questa morte, questo tre di spade della terza settimana di agosto, che ragazzi fate fatica veramente ad avere speranze, mi viene da dire. Per qualcuno questo 10 di pentacoli al contrario potrebbe far riferimento a un disequilibrio, una disarmonia a livello familiare. Andiamo avanti, visto che è una carta di contratti, io sento anche che l'imperatore è una carta di... più che di contratto scritto, di un qualche cosa che è stabile, che è duraturo nel tempo, ok? Però ripeto, qui avete due carte di contratti, tre con questo arcano minore, questi qui sono due arcani maggiori, quindi andiamo a vedere il Papa. Ho la sensazione che abbiate bisogno di ufficializzare qualcosa, di ricominciare qualcosa con un altro sprint, che è quello che qua fa fatica a partire. 4 di spade e 3 di pentacoli. C'è bisogno di guarire, ragazzi. Il Papa molte volte fa anche riferimento a una guida spirituale, considerato che abbiamo un 4 di spade che vi dice che sarebbe ora di prendersi un momento per voi, di riflessione, di rigenerazione proprio per voi, può fare riferimento al fatto che magari partecipare a un seminario, a un ritiro spirituale, a qualche tipo di nuovo progetto, di nuova collaborazione, magari un po' più in linea con il vostro sé, potrebbe aiutarvi, insomma, a star meglio, ok? E il 5 di bastoni mi dice che, beh, ve la dovrete lottare, ragazzi, ma un po' come in tutte le cose, cioè nel senso, quando si vuole raggiungere un obiettivo si lavora, si va avanti per raggiungere l'obiettivo, nonostante gli intoppi di percorso, perché ci sono sempre, no? Mm. Va bene, andiamo a vedere. Ah, se siete single. Ragazzi, se siete single, io ho come l'idea che anche qui materiale non ve ne manchi. Sinceramente credo che ci saranno vari personaggi che potreste conoscere. Il punto qual è? È come se come vi posso dire? Una persona nello specifico, magari perché è più giovane di voi, è come se non la prendeste in considerazione, è come se diceste no, ma è una persona che non mi può dare la stabilità a cui io punto, però in realtà la stabilità economica non ve la deve dare qualcun altro, ve la dovete trovare da soli, in modo di non essere dipendenti dagli altri. Andiamo a vedere. Ascia. Questa carta parla di separazioni, mm, di rompere gli schemi di comportamento, di trattamento del silenzio e di abbandono. Il 5 di Pentacoli, ragazzi, è una carta fortemente collegata con l'abbandono. Qui ci può anche essere qualche questione un po' più profonda, ragazzi, soprattutto se avete avuto un padre assente, un padre svalutante, o proprio non avete avuto un padre, perché magari per X motivi. Qui si tratta di elaborare la vostra ferita di abbandono per non proiettare, per non contaminare le vostre relazioni con questa ferita ancora aperta, perché poi chi ha paura di essere abbandonato si comporta in certi modi, ha certe ansie, ok, che diversamente una persona normale non avrebbe, e magari sono proprio queste ansie alla fine, questa ipergelosia
che portano il partner ad abbandonarvi alla fine, cioè nel senso proprio perché c'è questa sorta di troppa insicurezza. Ovviamente è un messaggio che non risuona per tutti, però comunque mi sentivo di, così, di darvi questo spunto di riflessione. Ok, allora le fatine abbiamo fermezza ed è interessante come la fatina cammini su un filo di ragnatela e tenga il cuore in mano, quindi è un po' come se vi dicessero rimanete fermi sui vostri obiettivi, però sempre col cuore in mano. Tenete presente che quando avete una decisione da prendere, chiedetevi, è perché è una cosa che voglio io, serve a me per appagare il mio io, la mia insicurezza, la mia paura, o è qualcosa che può far bene a tutti? Cari amici dei pesci, questo è quello che avevo per voi, spero che la lettura comunque vi sia stata utile, fatemi sapere poi con un like, con un commento, con un'iscrizione, una condivisione, abbonamento, quello che vi pare. A me fa sempre piacere leggere i commenti e di fatto voglio anche ringraziare tutte le persone che sostengono il canale. Io vi mando un grosso abbraccio, vi ringrazio di essere stati qui con me e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!